Ragazzi, meraviglioso, si sta veramente meravigliosamente qui al mare, i gabbiani, il vento, il rumore delle onde. Basta con tutta la tecnologia, basta col buio delle nostre stanzette. D-Day da oggi si occupa di turismo. Va così, tant'è vero che adesso vi porto a fare una passeggiata qui su questa meravigliosa spiaggia al tramonto, è un posto fantastico e... No, ma è staccato di lì? Ma scusa, ma quella lì è un totale, adesso si vede che non sono più al mare, ma come si fa a lavorare così? Non finiamo più oggi, dai! Ebbene sì ragazzi, sono a Milano, negli studi di On Air, dove insieme a Videoprogetti è stato creato questo fantastico studio virtuale, dove si fa virtual production, cioè si porta gli attori e le poche oggetti di scena dovunque si voglia, costruendo uno scenario 3D sul LED wall dietro, ma è molto più complicato di così e ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Seguitemi! È in posti come questi dove nasce la magia del cinema, la nuova magia del cinema, perché ancora una volta il cinema è in grado di stupirci, è in grado di creare cose che non esistono, la vera macchina delle illusioni. E lo facciamo qui in uno studio virtuale. Potrebbe sembrare un semplice LED wall, come quello che ci sono a qualsiasi concerto, anche nelle feste di piazza oramai, ma c'è molto di più di contenuto tecnologico e ce la facciamo spiegare da Nike Petrucci, che è qui con noi. Nike Petrucci di On Air, siamo ai tuoi studi, piacere Nike. Benvenuti. Qui avete creato, insieme a Videoprogetti, questo studio virtuale, Virtual Production. Il LED wall è un componente, ma c'è molto di più. Cosa succede qui? Racconta. È una parte. Diciamo che quello che si crea in questo studio viene chiamata Mixed Reality e quindi c'è una parte di attori e props reali che vengono messi di scenografia e una parte che viene invece proiettata virtuale nel LED wall. Quindi noi siamo come fossimo gli attori. Come fossimo gli attori, esatto. Siamo su questo stage in cui dietro di noi viene proiettato uno sfondo virtuale che è ricreato con diverse tecniche che poi andremo a vedere, dal 3D al 2D e via dicendo. Vabbè, adesso siamo in un mondo di geometrie, ma portami da qualche parte. Andiamo, dai. Benissimo, siamo in un canyon, un paesaggio un po' desertico. Di sabbia. Beh, qui adesso il pavimento ovviamente manca la parte di scenografia reale. Non c'è la scenografia. Manca le luci fatte bene al diretto della fotografia, perché ovviamente le abbiamo settate per l'intervista. Ok, certo. Però è discontinuo, cioè che cosa succede? Qui vedo questo canyon, lo riconosco, qui ci sono delle altre rocce, ma... Allora, questo schermo che vedi muoversi all'interno viene definito frustum ed è la porzione... Frustum. Ed è? È la porzione di schermo che sta inquadrando la nostra camera principale. Noi siamo ripresi. Siamo ripresi da questa camera. E siamo qui nel nostro canyon. Nel nostro canyon. E la camera è quella che è traccata, per cui i cui movimenti vengono riprodotti nel mondo virtuale. Cioè, se adesso noi proviamo a fare un movimento di camera, cosa succede qui dietro? Che il frustum si sposta, per cui... Vediamolo. Se il nostro Edo ci fa una panoramica o un tilt, vediamo il frustum che si muove. Ecco, perché giusto, l'inquadratura sta cambiando, io vedo sul LED wall questa inquadratura che si muove e in camera vedo soltanto questa parte. Ma in camera vedrò soltanto la parallasse corretta del mondo riprodotto dietro di me. Bellissimo, ma allora, scusa, questa parte qui che... fa di riempitivo, che viene chiamato autofrustum e serve per l'illuminazione, perché il vantaggio di usare un LED wall al posto del green screen è di avere l'illuminazione che arriva dalla scena vera. Cioè non è più i riflessi verdoni. Non è più i riflessi verdoni, ma ho riflessi che sono della scena reale, per cui ho la colorimetria data dai riflessi. Quindi serve per fare fare luce, fondamentalmente, luce e riflessi sui nostri soggetti, sulla nostra scenografia. Idem il soffitto che vedi sopra di te. Io questo me lo chiedevo, dico, qui la camera magari inquadra il soffitto per far vedere il cielo stellato, no? No, l'unico LED wall fatto per essere inquadrato è il back, è la parete. Ok. Il soffitto invece serve esattamente come l'autofrustum per darmi questa illuminazione su di me, su di te, su tutti i props. E i riflessi, per cui quando andiamo a fare ad esempio automotive, i riflessi del parabrezza e tutto quanto vengono presi dal vengono presi e quindi tutto quello che è riflettente, il vetro, la carrozzeria della macchina, vedo, non so, i riflessi di una città. Esattamente, riflessi vedo dei palazzi, gli alberi, se sono esterna, sì.
E si fa già così? E si fa così, sì, sì. Buona parte dei camera car che vedi ormai non sono più girati in strada perché è talmente vantaggioso farli dentro uno studio. Cioè si porta l'automobile qui? Si porta l'automobile qui, si piazza dentro, i nostri attori Fantastico. non devono guidare mentre stanno recitando, Non ci sono neanche non devo rischi. mettere camion, chiudere strade e via dicendo. Quindi la strada scorre dietro, La strada scorre i dietro, palazzi, i lampioni, gli alberi scorrono sopra. scorrono sopra, mi danno tutta In l'illuminazione. maniera coordinata. In maniera coordinata, ma anche addirittura l'illuminazione esterna può essere controllata dal sistema e quindi essere coerente con quello che succede nello sfondo. E quindi ho questa sensazione di movimento data dalle immagini dietro e dalle luci che cambiano, con la macchina perfettamente ferma in studio, in una situazione controllata e molto sicura. So che avete anche realizzato proprio qui in questo studio, interamente in questo studio, un cortometraggio proprio per studiare a fondo le potenzialità del mezzo. Corretto, si chiama 23, l'abbiamo sviluppato insieme al regista Elia Castangia ed è appunto 20 minuti di cortometraggio che si succede in 12 location diverse, girato in 5 giorni di produzione, tutto interamente qua. 12 location virtuali. Tutte virtuali, tutte girate in questo studio, da interni, esterni, diurne, notturne, tutte le possibilità. Lei ferisce se stessa, Erika, ed è per questo che è qui oggi. Magari amore. In questo specifico caso lui non sa che lei esiste. Non so perché l'ho seguito. È stato come se lo riconoscessi. La pregherei di smetterla. Mi ha attirata. Lei mi mente, Erika, dal primo minuto che ha messo piede qui dentro. Dovrebbe davvero conoscerlo, sa, dottore? Sarei curiosa di sapere cosa penserebbe di un uomo così. Lei mi trova attraente? Io posso aiutarla. Insieme a Nichi Petrucci abbiamo deciso di mettere in piedi un cortometraggio per fare un test dello strumento, no? Abbiamo deciso di fare un test e di non buttare il tempo di questo test. Cioè abbiamo scelto di scrivere una storia che chiaramente ha una sua dinamica, una sua forza narrativa, perché niente può essere rappresentato senza una buona storia dietro, e ci siamo regalati un po' di tempo. Abbiamo fatto tanta preproduzione, abbiamo provato lo strumento, ci siamo proprio messi un po' a giocare con lo strumento, abbiamo capito quali erano i settaggi, abbiamo cercato di trovare il sistema più efficiente di farlo funzionare per i nostri desideri. E nel caso di 23, non avendo un cliente alle spalle, non avendo una deadline di consegna, ci siamo concessi dei tempi, il che è stato anche piacevole, diciamo, di check di quello che stavamo facendo. Quindi giravamo, magari non eravamo soddisfatti, magari la scena era anche buona, però non eravamo soddisfatti della resa del fondo, non eravamo soddisfatti dell'ottica che avevamo messa, o rispetto, diciamo, al mio modo di girare ho aumentato il numero di take non soltanto relativi all'aspetto narrativo ma anche proprio di scoperta dello strumento, no? Cominci a capire cos'è il frustum, cos'è l'autofrustum e quindi capisci che la parte che viene proiettata rispetto all'ottica che hai usato è in camera, ma che quello che è intorno può avere una funzione banalmente di illuminazione ulteriore dell'ambiente. Abbiamo lavorato tanto in low key, cercando di capire quanto di suo l'Edwall potesse illuminare attraverso la scenografia e le luci immerse nella scenografia. Il direttore della fotografia è sempre un ruolo fondamentale, ancora di più qua, perché deve coordinare bene le luci piazzate nel mondo virtuale, per cui per illuminare la scena virtuale, con quelle reali. Le luci in campo? Le luci possono essere in campo, possono essere fuori campo, il vantaggio di metterle in campo è che possono essere cancellate con molta facilità. Perché tu hai comunque l'informazione dello sfondo, sfondo quindi che viene renderizzato in real time per la prospettiva della camera, lo puoi riapplicare. lo posso avere in post-produzione per andare a cancellare appunto eventuali luci in campo o elementi che sono estranei. Quindi potenzialmente potremmo anche, la scena potrebbe anche uscire leggermente dall'Edwall, non noi, ma la scena, un po' come si fa con i Set green extension, screen. normalmente come si fa con i green screen, anche qua è lo stesso discorso, possiamo partire con un'inquadratura da fuori da una finestra, entrare dentro e trovare i nostri
i nostri protagonisti in un salotto, ad esempio. Per esempio in 23 una cosa che ha funzionato secondo me è stata l'idea di usare degli elementi, dei props reali e riprodurli identici nello scenario virtuale. C'era questa scena in un pub dove noi avevamo queste colonne che erano rappresentate all'interno dello sfondo virtuale. Abbiamo prima capito quali colonne potevamo utilizzare, quindi le abbiamo identificate in pre-produzione, ma tipo un mese prima di girare. Quella colonna lì l'abbiamo scannerizzata e messa virtualmente dentro lo sfondo reale, così che lo spettatore quando vede le due colonne è tratto in inganno in maniera ancora più efficace, perché mischiare reale e virtuale non è solo un tema grafico, ma è un tema psicologico molto importante. Come fa il sistema a tracciare i movimenti della camera? Questo è un grande dubbio, perché io pensavo ci fosse un carrello a controllo numerico, invece qui vedo che la camera è fondamentalmente libera. La di camera è muoversi, libera, no? può essere montata su qualsiasi supporto vogliamo, in questo caso è montata su un braccio, c'è questo piccolo sensore che viene messo sul rig della camera in modo tale da tracciare quei marker che vedi a soffitto, quei piccoli puntini bianchi, sono catari infrangenti. C'è un emettitore infrarossi sopra la camera. Sì. Quindi traccia questi marker sul soffitto e ricostruisce la posizione in ogni istante e la trasmette poi al software, quindi matchando quello che Quindi è il mondo. è lui che comunica, quindi volendo potrei usare anche una camera a mano, una camera a spalla? Abbiamo usato tutti i tipi di supporti, da bracci a Technocrane, Steadicam, camera a mano, carrelli, Fantastico. le abbiamo provate davvero tutte. I creatori, dico tutti, hanno già veramente capito le potenzialità di questo sistema, lo stanno già usando a scopo creativo o semplicemente è un'idea per tagliare sui tempi e quindi sui costi? Ovviamente ci sono persone più predisposte, altre meno, però sì, chi ha capito subito le potenzialità del mezzo ha iniziato a ragionare e a scrivere anche in funzione delle potenzialità. Io faccio questo mestiere da 30 anni e ho dei miei automatismi, ho delle mie sicurezze, quindi quando entro su un set adesso rispetto a quando c'entravo 20 anni fa sono una persona diversa, ho delle competenze diverse, ho delle consapevolezze diverse che mi aiutano. Lavorare con la virtual è stato un po' tornare giovane, no? Perché dovevo capire un sistema nuovo, padroneggiarlo e fare delle cose del livello cui ero ormai abituato, data insomma, la mia ormai età avanzata, e questo è un fattore di stress. Da un lato devi reinventarti, no? Devi mettere in discussione le cose che sai per integrarle poi con queste novità. Io personalmente sono praticamente un early adopter di qualsiasi tecnologia, quindi mi ci sono tuffato e l'ho presa, sono molto volentieri. Dall'altro lato, queste potenzialità, diciamo pressoché infinite, ti mettono quasi uno stato di allerta, perché ogni cosa che raggiungi ti chiedi quasi, ma c'è qualcos'altro di più che potrei fare? Come potrei amplificare la potenzialità di questo strumento? All'inizio è un po' un corpo estraneo, perché è nuovo, perché ha delle potenzialità che non capisci, perché anche banalmente la terminologia dei tecnici che usano fai fatica a entrare in sintonia e quindi non sai bene come chiedere le cose. Quando lo capisci, sempre di più inizi a legare il momento di scrittura, il momento di narrazione con il momento di esecuzione innovativo che hai per le mani, e quando incominci a padroneggiarlo ti senti più rilassato, ti senti più di nuovo in grado di raccontare quello che hai in mente nel modo giusto. C'è una cosa che non ho capito, me la devi proprio spiegare. Prima mi parlavi della possibilità di girare anche con due camere. Allora, fino a una camera l'ho capito, cioè il sensore si muove, questo costruisce il frustum. Con due camere immagino che siano due camere incrociate con un frustum di qua e uno di qua. Quella è l'opzione semplice, l'opzione più complessa e più spinta è di avere un doppio frustum in contemporanea a frame alternati, per cui andiamo cioè a raddoppiare il frame rate del praticamente LED il LED wall viaggia più veloce, frame pari se li ne vede una vanno su una camera, camera. i frame dispari li vede l'altra. E come fanno ad andare in sync perfettamente? C'è il Genlock, viene tutto sincronizzato dal sistema, per cui Quindi una camera si becca solo i frame pari e non non vedrà i frame vede, della- cieca sui frame non vede dispari. assolutamente i frame dell'altra camera E viceversa. e viceversa. Ovviamente in scena
questo viene percepito come un flickerio, ma per lo spettatore che guarda è tutto perfetto come si fosse Anche due per camere. le luci, per tutto. Anche per le luci, perché ovviamente la luce e i riflessi sono coerenti col frame che viene proiettato. Un po' come erano i TV 3D una volta con gli occhialini che facevano vedere l'occhio Con lo destro e shutter, l'occhio sì, sinistro. esattamente. Ok, un po' la stessa logica. La logica è la capito? stessa, esattamente. Solo che in fase di ripresa. Questo è veramente ancora più magico perché addirittura io vedo a monitor in studio quello che neanche vedo più a occhio nudo, si crea una realtà Esattamente, perché a occhio nudo vedo tutto un po' mischiato, quindi non capisco bene cos'è, ma in realtà le due camere vedono il loro segnale corretto. Tutto questo grazie al tempo di risposta del LED che è talmente basso. Che è velocissimo, arriva a frame rate molto alti e quindi permette di fare tutti questi piccoli giochini magheggi che ci aiutano a spingere sempre di più. Virtual Production non è solo la spiaggia, non è solo la spiaggia, non è solo il deserto, che chiaramente sono un vantaggio innegabile, no? Cioè io sono a Milano, devo girare una scena in spiaggia, non sono obbligato a spostare una troupe, a dipendere dal meteo, quello non si discute. Ma Virtual Production posso realizzare delle trasformazioni dell'ambiente dietro al mio personaggio, posso creare. È un po' un paradosso, no? Dire con la Virtual Production posso essere più realistico, però la verità, personalmente il greenback, tranne alcuni casi, lo sento sempre, no? Cioè quando guardo un greenback sento lo scontorno, sento un po' lo spill, i capelli, insomma non ne parliamo. Con la Virtual Production questo problema non ce l'hai, perché il personaggio è realmente in quell'ambiente lì. È chiaro che ci sono delle accortezze da usare, c'è da conoscere il sistema, c'è da capire come funziona per poterlo sfruttare al meglio, ma questo vale per tutte, no? Vale con un corpo macchina, vale con un corpo illuminante, vale con un attore, cioè uno non può aspettarsi da qualsiasi attore qualsiasi ruolo, così non ti puoi aspettare da una tecnica qualsiasi opportunità, devi conoscerla e sfruttarla al suo meglio. Ragazzi, veramente incredibile quello che abbiamo visto, come si possa virtualizzare lo sfondo, gli scenari, i luoghi, ma adesso vi voglio portare nel cuore della macchina, proprio nella sala macchina. Infatti c'è un po' di rumore, ma c'è anche Francesco Struzzi, CS Director di Videoprogetti. Ciao Francesco, Gianfranco. Che ha creato insieme a tutto il suo team questa sala e tutto lo studio che abbiamo visto. Corretto. Questo è il cuore di tutto quello che abbiamo visto di là? Assolutamente sì, diciamo qui siamo nella parte meno virtuale del sistema, c'è un rack pieno di apparati dove tutto quello che viene realizzato dall'altra parte viene elaborato, quindi ci sono sostanzialmente tutti i vari componenti che necessitano di una parte di elaborazione dei dati che viene effettuata all'interno di questa sala. Beh, partiamo dalla camera che si muove, no? Partiamo dalla camera che si muove. La camera che si muove trasmette i suoi dati di movimento tramite un sensore di tracking che è chiaramente installato sopra la telecamera e trasmette a due server in ricezione la posizione dell'ottica e la posizione della camera all'interno i movimenti di camera all'interno della sala. Movimenti di camera, sua posizione nello spazio. Corretto. A quel punto? Questi dati vengono poi trasmessi al server di Disguise, entriamo nella parte di realtà aumentata fondamentalmente. Disguise è l'oggetto che mette insieme tutto, no? Disguise è l'oggetto che mette insieme tutto per quanto riguarda la parte video e poi la parte di elaborazione dell'elemento virtuale che viene poi proiettata sul LED. Siamo su questi server qui c'è la parte video, qui c'è la parte di render e l'uscita video poi passa a questi due server qui che trasmettono il segnale al LED wall che poi lo distribuisce sulle varie mattonelle. Corretto. Andiamo a vedere anche dietro com'è? Andiamo. Questo è uno studio pensato per il cinema, per la fiction, per la pubblicità. Questa è una tecnologia che può essere adottata in vari ambienti, sia come qui appunto abbiamo detto nel cinema, ma poi nel broadcasting, nel corporate, serve per creare contenuti, per arricchire il contenuto e per ha tutta una serie di facilitazioni che poi ne derivano dalla sua adozione, quindi nel contesto televisivo ad esempio
permette di girare all'interno dello studio senza muoversi, senza fondamentalmente, come d'altronde anche qui, cioè sono le stesse Cambia la logica un po'? Diciamo che cambia da un punto di vista principalmente di setup tecnico, la tecnologia è sempre la stessa, varia un pochino il layout che viene implementato all'interno dello studio. Qui abbiamo il LED a soffitto perché bisogna creare un ambiente fotorealistico, quindi quanto più reale possibile. All'interno di questo set vengono realizzate situazioni di mixed reality dove sullo stage, sul palco vengono messi oggetti che poi vengono mappati con la scena praticamente che si vuole andare a ricreare, se si vuole avere una profondità di campo, si vuole avere una situazione quanto più vicina a quella reale possibile. Magari in un contesto televisivo questo potrebbe, a seconda della necessità artistica, potrebbe essere meno necessario e si vuole ricreare situazioni più fantasiose, diciamo, quindi per avere delle interviste, per effettuare quella che chiamano teleporting, dove l'ospite remoto viene teletrasportato all'interno dello studio virtualmente, corretto, e in quel tipologia di installazione lì normalmente si utilizza anche un LED wall a pavimento. Quindi, a pavimento, invece che a soffitto. Corretto. A pavimento. Vabbè, quindi cambia un po' la logica, qui è diciamo simulazione della realtà senza che lo spettatore se ne accorga, lì è un po' più Star Trek, insomma, esatto, diciamo così. Esatto. Il segnale video arriva ABC, vedo qui ABC, arriva qui? Segnale video, abbiamo visto, parte da quella sala macchine, arriva qui con una logica di rete. Qui praticamente non arrivano i segnali SDI che poi vengono distribuiti ai vari cabinet su cui sono applicate le mattonelle LED, ma viene trasportato a livello, diciamo, di rete Ethernet ai Quindi vari viene spezzettato nel pezzo di video di competenza di ogni singola mattonella, perché vedo che sono modulari, no? Questi sono modulari, ogni mattonella è applicata all'interno di un cabinet che ne contiene 4 e queste mattonelle possono essere... Sono le colonne, vedo 4, 5, 6, 7, 8. Corretto. Sono tutte le colonne. Sono 12 metri di base, 3,5 metri d'altezza, si sostiene tutto su una struttura metallica ben resistente, ancorata al pavimento. Imbullonata per terra, questa qui non si deve muovere. Questa non si deve muovere mai nella vita. Si perde la calibrazione? Diciamo che se si muove c'è qualcosa che non sta andando anche a livello di sicurezza. No, a parte quello, non è una struttura, diciamo, da concerto, monta, smonta, rodi, flight case e via per il prossimo appuntamento. Questa viene avvitata al pavimento e resta lì per sempre. Corretto. Tutti questi cavi? Tutti questi cavi, questo LED deve essere alimentato, pertanto c'è una distribuzione dell'alimentazione ridondata dai due lati e quindi quelli che vedi qui sono i cavi di alimentazione del LED wall. Allora, questi neri sono quelli di segnale? Quelli di rete, diciamo? Quelli di segnale li vedi sotto, sono quelli più diciamo più piccoli Ethernet che vengono distribuiti sull'intero LED wall. Qui dietro si fa manutenzione se serve, speriamo che non serva mai. Esatto, diciamo qui dietro. Qualche mattonella però si dice che appunto che possa essere col tempo anche vulnerabile, forse è l'unico punto debole di questa tecnologia che altrimenti è strepitosa, parlo dei LED wall, no? Si tende a comprare un certo numero di mattonelle in più da tenere come spare part della stessa partita affinché non ci siano differenze di colore tra un LED e l'altro, e nel caso in cui vi sia la necessità di effettuare manutenzione, la manutenzione si effettua dalla parte frontale del LED, si estrae la mattonella e poi viene sostituita con l'altra mattonella. Una delle caratteristiche chiave delle mattonelle del LED wall è il pitch, quindi la distanza che c'è tra i singoli pixel. Di fatto più fitta è, più la risoluzione è superiore, più la necessità di elaborazione della parte grafica richiede server e quindi diciamo è più grande la parte di render farm. Senti, grazie mille, io però, visto l'hardware, a questo punto voglio vedere anche il software, perché qui è un bel matrimonio tra hardware e software per far funzionare tutte queste cose. Vado di là allora, grazie mille per adesso. Grazie. È stato un piacere. E adesso con l'aiuto di Antonio Prodon, che è uno specialista di videoprogetti, proprio di studi virtuali, di virtual production, andiamo a vedere nella pancia di questo studio che cosa c'è. Grazie Antonio innanzitutto di essere qui con noi. Grazie a voi. Abbiamo davanti tanti monitor a cui corrispondono tutti gli oggetti che abbiamo visto di fatto fino adesso e quindi qui converge tutto. In questo momento siamo a bordo set, ma
tutto può essere ripetuto anche in una stanza qui a fianco. Che cosa abbiamo qua davanti? Che cosa rappresenta questo monitor su cui vi devo lavorare prima? Allora, come abbiamo visto fino ad ora, per un set virtuale ci vogliono tante tecnologie, quindi parliamo di telecamere, parliamo di luci, parliamo di camera tracking, parliamo di LED wall. Tutto questo, per poter funzionare, di fatto ha necessità del cuore pulsante, quindi di uno strumento che ci permetta di unire tutte queste tecnologie per poi allinearle, calibrarle. Che tutto deve lavorare insieme. Assolutamente vero. Cioè se io muovo la camera si deve muovere lo sfondo, deve essere ricalcolato, insomma è un bel lavoro di regia che sta dietro. Esattamente, di fatto se abbiamo un movimento camera reale, questo deve corrispondere con l'inquadratura della parte virtuale, quindi di un motore di rendering real time. Per poter fare questo, come accennavo, abbiamo bisogno di un software, in questo caso Disguise, che altro non è che un media server, quindi c'è una parte hardware e anche una parte software, che è questa qui che di fatto abbiamo sui nostri schermi. Vedo come una ricostruzione dello studio qui, no? Esattamente, nella parte software abbiamo il controllo di tutto quello che abbiamo all'interno dello studio. Quindi il LED wall sullo sfondo. Esattamente, il designer è costruito a un'interfaccia totalmente tridimensionale, ovviamente essendo un media server abbiamo anche la possibilità di programmare e di gestire timeline anche multiple. Abbiamo lo studio, una ricostruzione tridimensionale del nostro studio, quindi fisicamente abbiamo il nostro LED wall, anzi i nostri LED wall, il backdrop e il top. Ovviamente soffitto, per intenderci, quello che abbiamo visto prima. Esattamente. Ovviamente abbiamo anche le nostre telecamere. Nel caso specifico, qui nello studio di Nair abbiamo una sola telecamera in questo momento funzionante con il tracking. Ecco, quello che in realtà Disguise piglia è un mondo tridimensionale che è definito però altrove, è definito in un motore tridimensionale. Adesso qui vedevo Unreal, potrebbe anche non essere Unreal, giusto? Esattamente, i motori di rendering hardware fisici di Disguise di fatto sono agnostici, sono Unreal based, quindi perdonami, Unreal native, quindi nascono con Unreal, ma di fatto possono funzionare anche con Unity, Notch, Touch Design. Quindi quando qui viene mossa la camera, che succede ai dati? Cioè il sensore rileva il movimento della camera, ma poi i software devono incominciare a elaborare una serie di dati perché poi Disguise riprenda questi dati e decida come pilotare i LED wall, corretto? Esattamente. Come dicevo, questo software di fatto Disguise è l'accentratore di tutte le informazioni. Quindi da Disguise possiamo gestire ovviamente le uscite fisiche che andranno a proiettare sui LED wall le informazioni, le immagini, ma all'interno di Disguise abbiamo anche il flusso in ingresso della telecamera, abbiamo il flusso in ingresso del tracking. Tutto questo poi viene compositato, viene controllato a livello anche di calibrazioni automatizzate, viene calibrato, viene allineato per far sì che tutto quello che è all'interno del mondo reale sia di fatto riportato nel mondo tridimensionale per avere un matching preciso tra realtà e virtuale. Addirittura quando la camera si sposta, diciamo, ai limiti del LED wall e quindi arriva quasi a uscire, vedo che di fatto lo sfondo viene poi ricostruito, quindi al di là della color correction che poi si fa, io posso addirittura fare un quadro più ampio rispetto al LED wall che ho, e anche superiore, vedo che anche sopra va, no? Quindi questo allarga gli spazi virtualmente all'infinito. Ovviamente non posso avere azione dove non ho lo sfondo, ma posso avere continuità del mio sfondo coerente con tutto il resto. Corretto, di fatto la magia sta nel fatto che noi andiamo ad estendere la realtà. Con cosa? Con la parte virtuale. La realtà ovviamente è definita, il limite della realtà viene definita fisicamente dal LED wall.
Quindi tutto quello che è all'interno del LED wall farà parte del mondo reale, quindi le persone ovviamente o gli oggetti di scena dovranno essere contenuti all'interno del LED wall, ma tutto attorno sarà virtuale. Questo significa che potenzialmente, anzi realmente, possiamo fare anche una rotazione a 360 gradi della telecamera, perché quindi tutto attorno c'è virtuale, quindi di fatto all'interno del... come se mi stessi muovendo in un videogame, di fatto. Esattamente. No? Come Perché se a un stessi- certo punto arriva in questo videogame c'è della live action. Esattamente. E quindi se è una volessimo, cosa mista. se volessimo inquadrare o fare un movimento camera che passa da un controcampo ma fatto come piano sequenza dalla stessa telecamera che poi entra in campo ed appare il personaggio in scena, possiamo assolutamente farlo. La cosa bella è che, se ho capito bene, oltre, diciamo, gli scenografi che possono lavorare, i 3D artist, su tutte le scene prima, ma di fatto anche il regista può immaginarsi le sue inquadrature e quindi già precostruirle vedendole virtualmente sul programma, e quando arriva in studio poi è tutto molto più veloce. Corretto. Di fatto la parte software di Disguise, a parte il fatto che è gratuita ed è scaricabile... È gratuito? Sì. Quindi Questa è un'informazione... chi volesse imparare, insomma, può Assolutamente incominciare a mettersi lì, incominciare a fare un po' di... Certo, Esattamente. magari ci sono anche dei tutorial, immagino, però... Esattamente, c'è tutta Quindi una parte di non è formazione male anche questa gratuita, cosa, ma soprattutto è un ottimo strumento di previsualizzazione e progettazione ancor prima di entrare sul set. Ovviamente nasce dal fatto che, avendo un'interfaccia totalmente tridimensionale e andando ad inserire telecamere virtuali, un regista può fare anche una valutazione di posizione telecamera piuttosto che scelta di ottiche. Perché? Perché anche la parte di rendering real time può essere lanciata, per esempio, in locale su una stessa macchina, su uno stesso laptop, e di fatto funziona real time anche il renderizzato. La comodità sta proprio in questo, che tutta la fase di problem solving viene spostata o può essere spostata in pre-produzione. In fase di produzione ovviamente ci sono semplicemente le rifiniture di correzione piuttosto di illuminazione, perché vediamo solo in quel momento possiamo vedere qual è la resa fotografica. Del soggetto, Esatto. Quindi studio virtuale, vantaggi molto reali, mi sembra di capire. Sicuramente c'è una convenienza produttiva, di unità di luogo dove puoi girare, di praticità nel non avere problemi col meteo piuttosto che con gli orari o il cambiamento della luce durante il giorno, questo sicuro. Lato mio, la cosa che mi ha interessato di più è capirne l'uso creativo possibile, e occupandomi anche di creatività, la mia percezione è che i lavori più interessanti, dove ho usato meglio la realtà virtuale, siano quelli dove ho potuto anche pensare dall'inizio di usarla. Io credo che il grosso tema sia che ci sono poche virtual production in giro al momento e quindi poche persone hanno l'opportunità di mettersi in gioco, di provare. E non è neanche tanto il mettersi in gioco, è proprio il provare. Tanti ragazzi, io ho fatto anche degli incontri in cui ho un po' raccontato la mia esperienza e spesso si fermano dopo molto curiosi. Cioè c'è tanta curiosità, c'è tanto desiderio di utilizzo di questo strumento. Non ci sono tantissime opportunità al momento perché, essendo una tecnologia nuova, ancora non si è diffusa quanto si diffonderà, immagino, nel prossimo futuro, ma io trovo che ci sia desiderio, curiosità di conoscenza. È chiaro che le cose nuove comportano una difficoltà, no, di adattamento, che però è uno step necessario per tutte le crescite. L'evoluzione passa sempre attraverso delle fasi di difficoltà e di confronto con la novità. E d'altra parte però, senza la novità, dove andiamo? Rimaniamo fermi. Ragazzi, un viaggio entusiasmante quello di oggi qui nello studio di produzione virtuale di On Air a Milano. Abbiamo scoperto come si può essere dovunque pur rimanendo sempre qui, si può essere a qualunque ora pur rimanendo sempre qui, e si può essere in qualsiasi situazione, all'aperto, al chiuso, in un ristorante, in una spiaggia. Insomma, questa è la magia della produzione virtuale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, seguite il nostro canale iscrivendovi, cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche e mettete un like a questo video che aiuta. Ciao a tutti!